Un saluto! Oggi Heavy Metal Heaven ospita una sua vecchissima conoscenza, tornata col suo EP più maturo e sostanzioso, oltre che più sfaccettato nel suo post-black metal atmosferico. Chi conosce Heavy Metal Heaven dai tempi della vecchia webzine forse si ricorderà del progetto Idolos, misterioso duo proveniente dal sud-ovest della Francia, o dal pianeta Venere se si vuol credere alla loro mitologia, è una vecchia conoscenza che seguiamo fin dall'EP d'esordio iCub del 2020. Era un disco un po' immaturo, ma con spunti interessanti, che poi gli Idolos hanno sviluppato meglio, con anche un leggero cambio di coordinate, nel successivo Naa l'anno dopo. Anche per questo le aspettative per il futuro della band erano elevate, aspettative che però Aichikai rispetta in pieno. Capitolo finale della Maya Cosmic Trilogy di EP iniziata con iCub ha visto la luce lo scorso 18 maggio e si pone quasi come una sintesi hegeliana dei due precedenti capitoli discografici del gruppo. Al suo interno gli Idolos riprendono la maturità e il suono più spoglio di Naa e lo combinano con le maggiori influenze melodiche e depressive presenti nell'esordio. Il risultato è un post-black metal atmosferico dalle tante sfaccettature, che però il duo mescola con grande abilità e consapevolezza, nonché con un'ispirazione mai così alta, neppure nel valido predecessore. Forse anche visti i 2 anni passati da allora, gli Idolos hanno potuto studiare con più calma la loro musica. Almeno questa è l'idea che dà un EP che sembra ben pensato nei dettagli. Da tutto ciò deriva una scaletta che, pur seguendo il canovaccio dei precedenti, ossia un intro più 3 sole canzoni, non è mai stato così sostanzioso. Già l'iniziale, lunghissima Face Revealed, mostra tutti i lati di Aichikai. Passaggi più rabbiosi si alternano con altri quasi epici, ma non mancano momenti depressi e altri espansi e spaziali. Ancor meglio fa la successiva Into the House of Bats, che alterna momenti melodiosi sognanti ad altri invece più oscuri e classicamente black metal, in un contrasto che valorizza entrambe le parti. Il picco dell'EP, per qualità come per personalità, è tuttavia The Sun and the Moon, in cui gli Idolos sperimentano come mai prima. Tra influssi death metal e altri space, con anche belle tastiere in primo piano, a venir fuori è l'anima tormentata, intensa del gruppo, il che rende questa la vera gemma del trio. Forse Aichikai non sarà un capolavoro di EP, visto che comunque le tracce rimangono pur sempre 3, tuttavia arriva comunque almeno a sfiorare quel livello. Si tratta del migliore EP finora prodotto dagli Idolos, un ottimo compendio di maturità, personalità e songwriting. Per quanto riguarda la band francese, non è chiaro cosa accadrà ora, se il gruppo proseguirà o se in questi 3 EP ha esaurito la propria raison d'être. Per quanto ci riguarda però, noi speriamo nella prima opzione. Se il duo saprà far tesoro dell'esperienza maturata finora e magari esprimerla in qualcosa di più corposo, di sicuro in futuro ne sentiremo delle belle. Voto di Heavy Metal Heaven 74 su un massimo di 80 per gli EP. Per questa stagione di Heavy Metal Heaven è tutto. Dopo quest'ultima recensione, la nostra webzine andrà in vacanza estiva per qualche settimana. In ogni caso, come sempre, se hai apprezzato il video puoi mettere like, condividerlo e commentarlo. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere al passo con i nostri contenuti. Infine, siamo anche su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link in descrizione, qui sotto. Detto questo, buone vacanze, ci rivediamo a fine agosto!